Ti sei mai chiesto perché alcune persone silenziose in una stanza sembrano avere un'aura di mistero e saggezza? Queste persone, invece di riempire ogni momento con parole, comunicano in modo più potente attraverso il loro silenzio e la calma, rendendo ogni loro parola eccezionalmente significativa quando scelgono di parlare. Sembra quasi che abbiano decifrato un codice segreto per vivere in armonia, vero? Bene, oggi sveleremo insieme questo mistero. Scoprirai cosa rende unici questi guerrieri del silenzio. E no, non si tratta solo di emulare il classico stereotipo del tipo forte e silenzioso che vedi nei film. È qualcosa di più profondo, una pratica che ha influenzato leader, pensatori e ricercatori per secoli, lo stoicismo. Prima che tu pensi che questo sia solo un'altra lezione di filosofia antica, fermati un momento. Non parliamo di rivangare vecchi libri o di memorizzare citazioni di filosofi. Stiamo parlando di come la pratica stoica di parlare meno può realmente migliorare la qualità della tua vita. Se sei curioso di scoprire come dire meno possa significare molto di più e come il silenzio possa diventare la tua risposta più eloquente, sei nel posto giusto. Unisciti a me in questa esplorazione per vedere come questi principi senza tempo possano ridefinire il nostro mondo rumoroso. Non dimenticare di lasciare un mi piace e di iscriverti al canale. Ogni insight che sveliamo costruisce il precedente, creando una mappa per utilizzare il potere del silenzio nella tua vita. Rimanendo fino alla fine, scoprirai come trasformare il silenzio in una superpotenza personale. 1. Quando scegli il silenzio, stai tenendo uno specchio al mondo, lasciando che gli altri si rivelino mentre tu rimani saldo come un albero che resiste a una tempesta. Si tratta di padroneggiare l'arte della quiete, dove il tuo silenzio diventa una tela per i pensieri e le insicurezze degli altri. Questo non riguarda il chiudersi, ma un abbraccio strategico della calma, una lezione dagli stoici che ci insegna il potere di essere come l'acqua, chiara, riflessiva e imperturbabile. Lao Tzu una volta disse che il silenzio è una fonte di grande forza. Immagina di sfruttare quello stoico interiore dentro di te, nutrendo la tua saggezza mentre il caos cerca di disturbare la tua pace. Questa strategia silenziosa interrompe la solita danza del dialogo, dove le parole sono lanciate come frecce nella speranza di colpire un bersaglio. Invece, il tuo silenzio diventa uno scudo, deviando queste frecce e lasciando il lanciatore perplesso, insicuro della sua prossima mossa. È un momento in cui non stai solo ascoltando, ma anche osservando le onde di incertezza che la tua calma può causare. Qui, nel silenzio, stai imparando, pianificando e restando un passo avanti. Il tuo silenzio parla a volumi, dicendo al mondo che sei qualcuno che si muove con intenzione, non con impulso. Abbracciare il silenzio è un viaggio di empowerment, uno che si allinea con le virtù stoiche di saggezza e temperanza. Ci insegna a valorizzare ciò che non viene detto, a trovare forza nella quiete e a vedere chiarezza nella calma. Questo silenzio stoico non è un vuoto, ma uno spazio colmo di potenziale, dove sei libero di osservare, riflettere e scegliere il tuo percorso con precisione. Quindi, lascia che il silenzio sia la tua strategia e la tua forza. Nel silenzio trova la tua voce e lascia che ti guidi con la saggezza dei secoli, ricordando sempre che in questa quiete c'è un potere ineguagliato dalle parole. 2. Mentre attraversiamo le nostre giornate navigando in un mare di rumore, è essenziale riconoscere il potere del silenzio, la forza nel parlare meno. Questo non riguarda il trattenere la tua voce, ma arricchirne il valore. I saggi stoici come Marco Aurelio ed Epitteto comprendevano il peso delle parole, l'importanza del pensiero prima del discorso. Vedevano il silenzio non come un vuoto, ma come una tela per la riflessione, un momento per sfruttare la pace interiore e la chiarezza. Il nostro viaggio di oggi rivisita questa antica saggezza, esortandoci ad eliminare le distrazioni per trovare nel silenzio una connessione più profonda con noi stessi e con il mondo che ci circonda. Perché allora questo tratto del parlare meno è così cruciale nel nostro mondo moderno? La risposta risiede nella qualità delle nostre interazioni. Ogni parola che scegli di condividere ha il potenziale di costruire o distruggere, di illuminare o di oscurare. Scegliendo il silenzio rispetto al chiacchiericcio,
Dai alle tue parole lo spazio per respirare, per risuonare più profondamente con chi le ascolta. Questa pratica di comunicazione ponderata è una testimonianza di rispetto. Rispetto per l'ascoltatore, per il messaggio e per te stesso. È un promemoria stoico che ha il potere nella semplicità, negli spazi tra le parole dove cresce la comprensione e la connessione. Ma come coltiviamo questo tratto? Specialmente quando il mondo urla. Comincia con l'intenzionalità, con la scelta consapevole di abbracciare momenti di silenzio durante la giornata. Questo potrebbe significare fare una pausa prima di rispondere in una conversazione, permettendoti di assorbire completamente ciò che viene detto, oppure trovare il tempo ogni giorno per disconnetterti dal caos digitale. È in questi momenti di quiete che troviamo chiarezza, che possiamo riflettere sui nostri pensieri e affinare il nostro messaggio. Questa disciplina del silenzio, del parlare meno, ci sfida a dare priorità alla qualità rispetto alla quantità, al significato rispetto al semplice rumore. Quindi ti invito a intraprendere questo percorso di pratica stoica. Nota come l'abbraccio del silenzio trasforma le tue conversazioni, le tue relazioni, la tua comprensione del mondo. Scoprirai che parlando meno, le tue parole guadagnano più peso, i tuoi pensieri diventano più chiari e le tue interazioni più profonde. Non si tratta solo di parlare meno, ma di comunicare meglio, di vivere con intenzione e scopo. Nella saggezza delle nostre guide stoiche troviamo il coraggio di cercare il silenzio, di dare alle nostre parole lo spazio per riecheggiare con verità e significato. Che questo sia il viaggio verso un'esistenza più focalizzata, serena e significativa. 3. Il silenzio, spesso trascurato, possiede un potere magnetico nell'arte della conversazione. È come la calma prima della tempesta, o il respiro tra i battiti in un emozionante assolo di chitarra. Non si tratta solo di restare in silenzio, ma di padroneggiare i momenti in cui il silenzio può parlare più forte delle parole. Immagina una scena in cui tutti si affrettano a esprimere i propri pensieri e lì ci sei tu, calmo, raccolto e silenzioso. Il tuo silenzio non è un segno di ritiro, ma un faro di fiducia che attira le persone, facendo loro chiedere cosa stai pensando. Questa curiosità ti dà un vantaggio invisibile, un controllo sottile nelle dinamiche dell'interazione, echeggiando la credenza stoica nel potere della moderazione e dell'azione ponderata. Approfondendo, pensa al silenzio come a una tela su cui gli altri possono proiettare i loro pensieri e sentimenti. Si tratta di dare spazio, non solo fisicamente ma mentalmente, affinché le idee possano respirare e crescere. Quando scegli di ascoltare piuttosto che rispondere, non sei passivo. Stai attivamente impegnandoti a comprendere il mondo da un'altra prospettiva. Questo atto di empatia, profondamente radicato nella filosofia stoica, rafforza le connessioni e favorisce una comprensione più profonda di coloro che ci circondano. È uno strumento potente che trasforma il modo in cui interagiamo nelle nostre relazioni, nei luoghi di lavoro e persino nei nostri dialoghi interiori. Ora, cambiamo prospettiva e consideriamo come questa strategia silenziosa possa amplificare il nostro impatto quando scegliamo di parlare. Lo stoicismo ci insegna il valore della qualità rispetto alla quantità. Parlando meno ma con più intenzione, ogni parola che pronunciamo porta con sé un peso, risuonando con scopo e riflessione. Si tratta di trovare quel delicato equilibrio tra silenzio e discorso, dove le nostre parole diventano più incisive, non per il loro volume, ma per il loro valore. Questo approccio non solo eleva la nostra comunicazione, ma arricchisce le nostre interazioni, rendendole più significative e profonde. Abbracciare il silenzio è un'arte, una scelta deliberata nel nostro mondo frenetico e pieno di rumore. È una competenza che, una volta affinata, può portare pace, influenza e profondità alle nostre vite. Non si tratta di evitare la conversazione, ma di migliorarla, utilizzando il silenzio come strumento per approfondire le connessioni, comprendere gli altri e trasmettere i nostri pensieri con precisione. È un viaggio alla scoperta del potere della pausa, una testimonianza della saggezza senza tempo dello stoicismo, che ci insegna la forza nella quiete e la virtù dell'ascolto in un mondo che non smette mai di parlare. 4.
Hai mai notato come alcune persone riescano a comandare una stanza non con il volume delle loro parole, ma con il peso del loro silenzio? Questo è il marchio di coloro che hanno padroneggiato l'arte del parlare meno, un tratto profondamente radicato nella filosofia stoica. Lo stoicismo ci insegna il potere dell'introspezione e della calma interiore, virtù che prosperano nel silenzio. Abbracciando i momenti di quiete, attingiamo alla nostra forza interiore, proprio come tirare acqua da un pozzo profondo. Il silenzio non riguarda l'assenza, ma la presenza. Un coinvolgimento focalizzato con il nostro io interiore, dove ascoltiamo attentamente i nostri pensieri, emozioni e intuizioni. È in queste conversazioni silenziose che scopriamo i nostri veri desideri e i percorsi che desideriamo intraprendere nella vita. Considera il silenzio come il tuo allenatore personale per la mente. Proprio come gli atleti costruiscono resistenza fisica e forza attraverso un allenamento rigoroso, puoi fortificare la tua resilienza mentale nel silenzio, lontano dal rumore del mondo. Non stai solo seduto inerte, stai attivamente costruendo una fortezza di calma dentro di te. Questo santuario è dove impari a confrontarti e a comprendere il tuo caos interiore, emergendo più centrato e inamovibile. È una pratica che non solo ti prepara ad affrontare le sfide della vita, ma affina anche la tua chiarezza, permettendoti di dare la priorità a ciò che conta davvero. Ora, pensa alla chiarezza che deriva da tale silenzio. Non si tratta solo di avere la pace mentale, ma di acquisire la chiarezza per prendere decisioni che risuonano profondamente con i tuoi valori fondamentali. Quando le tue azioni derivano da un luogo di profonda riflessione, portano con sé più intenzione e scopo. Questo modo di vivere deliberato non altera solo la tua vita, ma trasforma il modo in cui interagisci con il mondo. Le tue parole diventano più incisive, le tue decisioni più deliberate e la tua presenza più serena e autorevole. Non è solo un rifugio personale, ma uno strumento che modella come navighiamo nel mondo e nelle nostre relazioni al suo interno. Quindi, cosa significa parlare meno e ascoltare di più? Significa impegnarsi in un dialogo più significativo con noi stessi e con il mondo che ci circonda. Si tratta di sfruttare la forza che deriva dal silenzio per condurre una vita di scopo guidata dalla saggezza stoica. Questo viaggio di introspezione silenziosa non ci rende ritirati, ma ci equipaggia con l'intuizione e la calma per agire con convinzione e grazia. Mentre abbracciamo il silenzio, diventiamo come gli stoici di un tempo, resilienti, lucidi e profondamente influenti. 5. Liberarsi dall'arroganza e dall'orgoglio non significa sminuire se stessi o ignorare i propri talenti. Si tratta di vedere chiaramente i propri punti di forza e debolezze, senza permettere che né l'una né l'altra influiscano eccessivamente sulla nostra percezione di noi stessi. Pensalo come camminare su una linea sottile. Da un lato c'è l'arroganza, dove ti vedi al di sopra degli altri, e dall'altro lato c'è l'autosvalutazione, dove sottovaluti il tuo valore. Rimanere in equilibrio richiede uno sguardo costante verso l'interno, riconoscendo che i successi non ci elevano al di sopra di nessuno e che i fallimenti non ci sminuiscono. Questo equilibrio non riguarda solo l'umiltà, ma anche la verità della nostra comune esperienza umana. Abbracciare questa verità trasforma il modo in cui interagiamo con il mondo. Sposta il focus dal parlare all'ascoltare, dall'affermare al comprendere. Le persone che incarnano questa virtù tendono a parlare meno, non perché non abbiano nulla da dire, ma perché comprendono il valore delle parole. Le scelgono con cura, assicurandosi che quando parlano ogni parola abbia un significato e un impatto. Questo approccio ci invita a coltivare una sana autostima, che non dipende dall'approvazione degli altri o dai successi esteriori, ma da una profonda consapevolezza di chi siamo veramente. Nella pratica stoica, liberarsi dall'orgoglio significa riconoscere che non siamo né inferiori né superiori a nessuno. Siamo semplicemente esseri umani che cercano di vivere al meglio delle nostre possibilità, con le nostre forze e debolezze. 6. Il potere del silenzio, specialmente nell'arte della negoziazione, è come avere un'arma segreta, una di quelle che i saggi stoici dell'antichità valorizzavano e che ancora oggi detiene un immenso potere nel nostro mondo frenetico.
Il silenzio, quando usato con precisione, è molto più di una semplice assenza di suono. È una strategia completa che può cambiare le dinamiche di qualsiasi conversazione. Pensalo come la calma prima della tempesta, non una che porta confusione, ma una che porta chiarezza, comprensione e risoluzione. Ora, perché qualcuno che parla meno, soprattutto nelle negoziazioni, spesso si trova in una posizione di forza? Non si tratta di trattenersi per creare mistero, ma di creare spazio. Spazio per la riflessione, per far depositare la polvere, permettendoci di vedere l'essenza di ciò che è veramente importante. Marco Aurelio una volta disse: «Hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai la forza». Applicando questo al nostro contesto, il silenzio ci dà il potere di controllare la narrazione, non dominando la conversazione, ma guidandola in modo ponderato. Sfruttare il potere del silenzio inizia con la consapevolezza di sé. Sapere quando l'impulso di parlare è solo una reazione piuttosto che una risposta ponderata. È come essere il capitano della tua nave in mezzo a un mare tempestoso. Le onde della conversazione possono agitarsi, ma la tua mano rimane ferma, scegliendo quando avanzare con le parole o quando ancorarsi nel silenzio. Questa pratica non riflette solo fiducia, ma anche rispetto. Rispetto per il momento, per le parole che devono ancora essere pronunciate e per le persone con cui stiamo interagendo. È una testimonianza della convinzione che ciò che diciamo dovrebbe essere significativo, incisivo e, quando è il momento giusto, trasformativo. Mentre navighiamo nelle nostre interazioni quotidiane, ricordiamoci del valore strategico del silenzio, che è uno strumento per costruire ponti piuttosto che muri, per aprire porte invece di chiuderle. Abbracciando il silenzio, non stiamo solo partecipando a una negoziazione, ma la stiamo elevando a un dialogo in cui comprensione e rispetto sono le valute più preziose. Quindi, la prossima volta che ti trovi in una conversazione, in una negoziazione o in qualsiasi momento di scambio, considera il potere di una pausa. Potrebbe essere la cosa più eloquente che tu abbia mai detto. 7. L'empatia e la considerazione per gli altri sono come superpoteri nascosti nel nostro mondo frenetico e spesso egocentrico. Lo stoicismo, un'antica filosofia che risuona ancora oggi con grande rilevanza, ci insegna il valore di queste virtù. Ci mostra come la gentilezza e la considerazione per gli altri possano trasformare non solo le nostre relazioni, ma anche il modo in cui vediamo noi stessi e il mondo che ci circonda. Seneca sottolinea l'importanza della comprensione e della compassione nelle nostre interazioni. Approfondiamo questo concetto. Quando scegliamo di agire con gentilezza, di considerare genuinamente i sentimenti e le prospettive degli altri, non stiamo solo essendo cortesi, stiamo compiendo un atto profondo di umanità che riflette la convinzione stoica nell'interconnessione tra tutte le persone. Questo non significa sopprimere i nostri pensieri o sentimenti, ma creare spazio per una comprensione più inclusiva ed empatica di chi ci circonda. Azioni di questo tipo non passano inosservate, si propagano attraverso le nostre relazioni, alimentando un senso di rispetto e comprensione reciproca. Ma come possiamo integrare questa antica saggezza nelle nostre vite moderne? Inizia osservando. Nota l'impatto delle tue parole e azioni sugli altri. Stai aggiungendo rumore o sei una fonte di calma e comprensione? Pratica l'ascolto attivo. Quando qualcuno ti parla, offrigli tutta la tua attenzione. Non si tratta solo di ascoltare le parole, ma di cercare di comprendere le emozioni e le intenzioni che stanno dietro a quelle parole. È un atto semplice, ma facendo così onori l'interlocutore e la tradizione stoica di empatia e dialogo razionale. Rifletti sulle storie e le difficoltà di coloro che ti circondano con la stessa intensità e rispetto che vorresti per te stesso. Questo esercizio di riflessione non solo approfondisce la tua comprensione e empatia, ma rafforza anche le tue relazioni. Si tratta di vedere il mondo attraverso gli occhi degli altri e di riconoscere l'umanità comune che ci lega tutti. Lo stoicismo ci insegna che in ogni interazione c'è un'opportunità per praticare la gentilezza e la considerazione, conducendo a una vita più ricca e connessa. Adottando questi principi, non solo onoriamo al meglio la nostra eredità stoica,
ma tiriamo fuori il meglio di noi stessi e di chi ci sta intorno. 8. L'ascolto profondo è un'arte spesso oscurata dal clamore delle nostre vite quotidiane. Possiede un potere silenzioso che coloro che parlano meno hanno saputo padroneggiare. Questi individui comprendono qualcosa di profondo, che il silenzio può essere altrettanto espressivo e potente quanto le parole. Questa comprensione è profondamente radicata nello stoicismo, una filosofia che ci insegna il valore dell'empatia, della saggezza e della forza che si trova nella quiete. Per questi ascoltatori silenziosi, ogni conversazione è un tesoro di opportunità per imparare e connettersi a un livello che le sole parole non possono raggiungere. Essi affrontano le discussioni non come piattaforme per far risuonare la propria voce, ma come occasioni per immergersi nelle profondità dei pensieri e dei sentimenti altrui. Non si tratta semplicemente di rimanere in silenzio, ma di un coinvolgimento attivo, senza l'interruzione della propria voce. Immagina la differenza che fa ascoltare non solo per rispondere, ma per capire, per sentire con l'altra persona. Questa è l'essenza dell'empatia stoica. Riconoscere che dietro ogni parola si nasconde una moltitudine di emozioni, storie e saggezza che aspettano solo di essere scoperte. Praticare l'ascolto profondo inizia con l'intenzionalità, con la volontà di vedere ogni interazione come una lezione di umanità. Si tratta di spegnere il rumore mentale per sintonizzarsi sulla frequenza dell'esperienza dell'altro, permettendo alla loro narrazione di dispiegarsi senza la fretta di inserire la nostra. Questo richiede pazienza, una virtù stoica che ci insegna a controllare l'impulso di parlare e a dare invece spazio al silenzio che parla da sé. La pazienza nell'ascolto ci avvicina alla saggezza, poiché apre porte a prospettive che potremmo non aver mai considerato se fossimo stati troppo occupati a formulare la nostra prossima frase. Come possiamo coltivare questa potente capacità? Inizia abbracciando il silenzio dentro di te. Impara a sentirti a tuo agio nella quiete, perché è in questi momenti che diventiamo ricettivi alle sottili sfumature della comunicazione. Rifletti sulle parole di Epitteto, che ci ha ricordato che abbiamo 2 orecchie e una bocca, così da poter ascoltare il doppio di quanto parliamo. Lascia che questa antica saggezza ti guidi verso il diventare un faro di empatia, comprensione e saggezza in un mondo che ha disperato bisogno di più ascoltatori e meno parlatori. 9. Immergersi profondamente nei propri pensieri ed emozioni può sembrare come navigare in un mare inesplorato. È un viaggio che richiede coraggio, curiosità e un cuore aperto. Questa esplorazione, questa ricerca di comprensione, è il cuore di ciò che significa incarnare lo stoicismo nel nostro mondo moderno. Si tratta di fermarsi in una cultura che valorizza il rumore costante e il chiacchiericcio, per trovare valore nel silenzio e nell'introspezione. L'arte di dire meno, di scegliere quando parlare e quando ascoltare, è una qualità profondamente radicata nella saggezza riflessiva. Non si tratta di silenzio per il semplice gusto del silenzio, ma di comprendere il potere delle parole e l'impatto che possono avere. Pensa a quei momenti in cui un amico condivide un problema. L'impulso di riempire il silenzio con consigli e parole è forte, eppure spesso il maggior supporto che possiamo offrire è la nostra presenza e la nostra capacità di ascoltare. La scelta di ascoltare piuttosto che parlare nasce da una profonda comprensione della connessione umana. Riconosce che a volte ciò di cui abbiamo più bisogno è essere ascoltati e non di ricevere risposte. Questa saggezza, sapere quando parlare e quando trattenersi, migliora le nostre relazioni e la nostra capacità di connetterci a un livello più profondo. Ma come possiamo coltivare questa saggezza riflessiva, questa disciplina della parola? Inizia osservando i nostri stessi schemi di discorso e silenzio. Si tratta di chiederci: quello che sto per dire è necessario? È gentile? Migliorerà il silenzio? Questo processo non riguarda l'autocensura, ma il coltivare l'intenzionalità nella nostra comunicazione. Abbracciando questa pratica, impariamo a parlare con uno scopo, a scegliere le nostre parole con cura e ad apprezzare il profondo impatto dell'ascolto. Questo viaggio verso la saggezza riflessiva è sia personale che universale. Ci collega agli antichi stoici, che comprendevano il potere delle parole e il valore del silenzio. Scegliendo di parlare meno e ascoltare di più,
Non solo onoriamo la loro eredità, ma arricchiamo anche le nostre vite. 10. Iniziare il cammino del silenzio è come scoprire un antico tesoro nascosto dentro di noi, uno che è stato trascurato nel frastuono delle nostre vite quotidiane. Questo viaggio rivela che coloro che parlano meno spesso possiedono una forza profonda, un tipo di resilienza che è sia rara che essenziale nel mondo frenetico di oggi, una filosofia eterna quanto le stelle. Ci insegna che questa resilienza silenziosa non riguarda il rifiuto della nostra voce, ma la scelta di quando e come usarla. È una testimonianza del potere dell'ascolto, della comprensione e della riflessione prima di parlare, rispecchiando la pratica stoica del controllo sulle proprie azioni e reazioni. Perché queste persone silenziose ci affascinano, attirando il nostro rispetto e la nostra ammirazione, perché incarnano la virtù stoica della moderazione, mostrandoci che la vera saggezza non risiede sempre nella quantità di parole, ma nella qualità dei pensieri che le supportano, come facevano Marco Aurelio ed Epitteto, che le nostre parole hanno un peso e che conservandole diamo più significato a quelle che scegliamo di condividere. Questa comunicazione selettiva non è una limitazione, ma una strategia, una che permette una contemplazione più profonda e una risposta più ponderata al mondo che ci circonda. Come possiamo integrare questa resilienza stoica nelle nostre vite? Inizia con il riconoscere che il silenzio non è un vuoto, ma uno spazio pieno di potenziale per la crescita e la comprensione. La resilienza silenziosa di coloro che parlano meno è un promemoria che, nell'economia delle parole, ognuna di esse ha il potenziale di ispirare, guarire e trasformare. Il viaggio attraverso gli approfondimenti di oggi non riguarda solo l'adozione di uno stile di vita più silenzioso. Si tratta di scoprire la profondità della saggezza e della resilienza che derivano dal silenzio riflessivo. Prima di salutarci, prenditi un momento per riflettere su ciò che hai appreso oggi. Il silenzio non è solo l'assenza di parole, ma una scelta potente che può trasformare il modo in cui viviamo e interagiamo con il mondo. Lascia che questa consapevolezza ti accompagni nei giorni a venire, guidandoti verso una vita più consapevole e intenzionale. Grazie per aver condiviso questo tempo con me. Il viaggio è solo l'inizio. Ci vediamo nel prossimo video dove continueremo a esplorare insieme come vivere con saggezza, intenzione e forza interiore. A presto!